Sapete cosa hanno in comune un foglio di carta, me e il pavimento? Beh, tutte e tre queste cose faranno parte di questo video. Già, fantastico. Forse alcuni di voi conosceranno la linoleografia. Trattasi di una particolare tecnica di stampa artistica che vede una matrice fatta appunto di questo materiale linoleum, o almeno insomma questo non so se è esattamente linoleum, ma insomma dovrebbe esserlo. Puzza tantissimo. Il linoleum nasce come rivestimento per i pavimenti, quindi in realtà voi potrete sia comprarvelo così per farci le stampe artistiche che costano sfracco di soldi, oppure potete strappare il pavimento dal suolo, cioè in realtà così finite per spendere di più perché dovete rifare il pavimento, ma se lo comprate nei negozi di pavimenti lo pagate molto di meno. Tipo un mio amico mi ha portato l'altro giorno un rotolo così di roba industriale dicendo è uno scarto, te lo regalo, e io me l'ero già comprati questi, quindi vabbè, ormai era fatta. Comunque dicevamo, è praticamente la stessa cosa e oggi, visto che servono pochi strumenti per cimentarsi in questa cosa, voglio anch'io provare questa tecnica di stampa. Dicevamo, servono poche cose per iniziare e infatti la cosa più importante ce l'abbiamo qui. Questa qui si chiama Soft Cut, quindi forse non è proprio ETM, magari sarà simile, non è la stessa cosa, ma praticamente è quello. E poi l'altra cosa sono questi piccoli strumentini chiamati sgorbie, che divertente. Chissà chi è stata la persona che ha detto, ma guarda, questo strumento è proprio brutto. Lo chiamiamo sgorbia, che essenzialmente hanno una piccola punta che serve per incidere, hanno diverse forme ma lo scopo è quello, incidere. Quindi per testare subito questa tecnica volevo prima buttare giù un disegnetto rapidissimo su questa cosa, così la proviamo insieme, è divertente. Fidatevi, è divertente. Divertitevi! Ecco, perfetto, questa matita non serve a niente perché è una 4H. Oh, perfetto. Tipo vorrei provare a fare il mio loghetto qua. Non importa essere precisi, andare precisamente al centro perché tanto poi insomma uno se vuole lo può sempre correggere, lo adatta. L'importante è magari farlo bene, simmetrico, non come lo sto facendo io adesso. Però dai, non è neanche così tanto storto. Non sono così incapace, in fondo. Per il fatto che non sia neanche così tanto storto non vuol dire che sia dritto. Pensate che Paolo Cannone, il buon Paolo Cannone, mi ha detto che il mio logo si ricorda benissimo. Grazie Paolo, è stato molto gentile da parte tua. Vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro di loghista. Che brutta quest'idea di fare una cosa che palesemente è così geometrica e precisa, farla perché? Perché ho voluto. Vabbè, più o meno. Quindi lo scopo è prendere tutte queste parti nere e le parti nere non le taglierò via, mentre tutte le parti bianche quelle se ne andranno da dove sono venute, quindi da Amazon, torneranno ad Amazon, farò il reso ma solo della parte bianca. Ok, scusate l'invasione di questa fotocamera, si va giù così, si prende la punta e si comincia a incidere così. Per il resto, sempre verso l'esterno, spingete con la cosetta fuori e staccate il pezzettino. Oh, che perfetto, sta già sporcando tutto perché l'inchiostro non è asciutto, ma che sogno. Ma io in fondo sapevo che sarei andata incontro a questa cosa, quindi mi sono condannata da sola, lo sapevo. Niente, quindi essenzialmente l'obiettivo è scalfire questa superficie finché non resta in rilievo soltanto ciò che veramente ci interessa. Allora, scusate, mentre andavo avanti è successo che ho dovuto rispondere a una chiamata che è durata 2 ore. Non volevo dirvelo, ma mentre stavo al telefono sono anche riuscita a farmi male al dito. Quindi non è così intuitivo, pensare di star lì a fare ah no, devo sempre tenere la mano dietro. Non è così facile, non è così scontato, stateci attenti perché è doloroso. E quindi eccoci qua. Abbiamo la nostra rana. Io me la vado a separare da tutto il resto. Con queste microforbici? No! Queste maxi forbici. Vieni ranetta, vieni con me, ti porterò in un posto incredibile. E voilà. Quindi la rana in questione sarà la mia prima ufficiale prova brutta, cioè lo vedo già così, non c'è neanche bisogno che io ci metta l'inchiostro per capire che l'ho fatto malissimo. Ma non importa perché io so accontentarmi. Aspettate che vado a prendere un foglio. Oh, ma in questo posto non ci sono fogli, Dove l'avrà nascosti Riccardo tutti i fogli? Dove? Eccolo qua, trovato. E allora proviamo a mettere questa rana su questo cartoncino blu usando l'inchiostro bianco. Ok, l'inchiostro è diventato giustamente un po' blu perché ho avuto la bellissima idea di fonderlo insieme con l'inchiostro che già c'era sopra che era nero. Genio. Vado,
Vediamo. Wow, ma sai che se avessi usato dell'inchiostro bianco senza prima metterci quello blu sarebbe anche venuto bene? Voilà, è orribile. No, vabbè, dai, non è così orribile. Cioè, nel senso, è orribile, ma è orribile. Oh mio Dio, è uscita veramente una schifezza. Come farò a far uscire da questo un video decente? Aspetta, forse ho un'idea. Potrei... Ma sì, certo, potrei rifarlo, ma questa volta fatto bene. Fare le cose fatte bene. Che idea geniale, solo a me poteva venire in mente. Ma prima di andare avanti vi faccio vedere gli strumenti che ho utilizzato. Queste sono le sgorbie di cui vi parlavo prima. La punta è rimovibile e sostituibile, ogni punta ha una funzione diversa. La puoi inserire così, dopo averla usata per incidere dal retro puoi inserire il bastoncino e farla uscire. Questo l'ho scoperto solo alla fine però, quindi mi sono fatta male per cercare di toglierla a mano. I fogli che alla fine ho usato non sono i soft cut che ho usato prima perché sono morbidissimi e questa cosa li rende impossibili da intagliare. Invece i lino, questi qua che ho usato, sono molto più rigidi e questo li rende molto più facili da utilizzare. Poi c'è il rullo che a differenza di quello che useresti per dipingere magari i muri, non ha il tessuto che si impregna di colore, bensì è fatto di plastica rigida. Questo perché il colore deve stendersi solo sulla superficie in rilievo e non deve invece entrare nelle insenature. Parlando di colore io ho preso questo specifico magari per le stampe artistiche, però non sono sicura se magari vada bene anche un normale acrilico. E infine questo strumento che ho visto chiamarsi Baren, non so se abbia anche altri nomi, serve per imprimere la stampa pressando e premendo la carta sopra il linoleum. Di quest'ultimo secondo me si può anche benissimo fare a meno. Se volete ripetere questa tecnica trovate tutti i link in descrizione. Niente, quindi adesso andiamo però a vedere le cose serie, quelle davvero belle. Per prima cosa ho preparato un'illustrazione digitale di questa sorta di carta, no? Con il re che sta sotto sopra, ma quello sopra è un re di cuori, quello sotto è un re di picche, e per trasferire l'inchiostro dalla pagina stampata alla superficie di linoleum ho usato questa tecnica che ho scoperto magicamente online di usare l'acetone, quello che si usa anche per le unghie. Io l'ho dovuto comprare appositamente per fare questo video perché non ne avevo a casa. Dopo averlo lasciato a contatto alcuni minuti, diciamo una ventina, dovrebbe aver trasferito l'inchiostro appunto dal foglio alla superficie. Il risultato non è dei migliori, ma l'intento comunque è riuscito perché quello che mi serviva alla fine l'ho ottenuto. It was a morning in June when I heard that tune falling up to the beat of your heart, like a white rain sails from a startled Da qui in poi ho ripassato con un tratto pen tutte le parti scure per assicurarmi di lasciare alla Francesca del futuro meno dubbi e meno possibilità di interpretazione possibile su quali fossero le parti da rimuovere e quali da tenere, perché non mi fido della Francesca del futuro, non dovreste farlo neanche voi. You could speak, before you could weep, I held your hand in mine, like a shell on a beach, waiting for. E adesso godetevi un po' di sano momento Satisfy. Ve l'ho lasciato bello lungo perché ho riflettuto e se la gente su TikTok riesce a far vedere dei video così inutili, io posso anche lasciarvi qualche minuto di me che incido una lastra, secondo me posso farlo, quindi beccatevela. Came reassuring, Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in his mind. And our eyes align like the sun through the pines in a silent space, in a cup full of time. In these orderly ways, in this disorderly life, I let go of my hand in the jar. For the great moon in the middle of June, falling up to the pole of the tide. Though I've seen it before, nothing I've ever been told can touch this feeling inside. You came reassuring, Mother Nature's procuring, there's no need for doubt in his mind. You came reassuring,
Mother Nature's procuring. There's no need for doubt in his mind. And our eyes align like the sun through the pines, in a silent space, in a cup full of time. In these orderly ways, in this disorderly life, I let go of my hand in the jar. And our eyes align like the sun through the pines, in a silent space, in a cup full of time. In these orderly ways, in this disorderly life, I let go of my hand in the jar. I let go of my hand in the jar. I let go of my hand in the jar. Bentornati amici, siete sopravvissuti al momento Satisfy? Bene, ne ero certa. Cosa sto facendo adesso? Sto scurendo tutte le parti in rilievo per assicurarmi di aver lasciato in vita le cose essenziali. Un paio di cose sono saltate, tipo questo povero occhio del re bianco, del re di cuori, scusate, e qualche peletto del mantello, ma per il resto sono riuscita a mantenere quasi tutti i dettagli intatti. Quindi è arrivato il momento di fare una prima prova di stampa. Il problema, facilmente prevedibile, è che sarebbero rimasti poi tutti i vari segni scuri delle varie scanalature fatte con lo strumento. Fortunatamente anche facilmente risolvibile, perché mi è venuto in mente di intagliare una maschera dall'altro foglio stampato, che avevo stampato per backup, e usarla per coprire tutte le parti indesiderate. Quindi cosa resta? Una matrice? Oh, è ancora fresco. Una matrice ancora fresca di stampa, infatti c'è ancora un po' di riflessini. Non so se è sopravvissuta a tutte queste stampe, devo dirvi la verità, adesso devo darle una lavata, però insomma non è male, devo dire. Sono davvero tanto contenta del risultato, è qualcosa di fisico, materico che ho fatto io, che bello, è una grande soddisfazione. E niente di meno, le stampe, questa è una, però insomma le stampe che sono riuscita a fare con questa matrice, devo dire che è una delle cose più faticose che abbia mai fatto. Cioè, almeno mi risulta che dalla mia breve esperienza si debba premere davvero molto forte per fare in modo che l'inchiostro si imprima bene sulla carta. Ed è fighissimo, non lo so, è veramente una soddisfazione vedere il risultato qui, fisico, di fronte a me, asciutto, bello, con tutti questi segni dell'inchiostro in rilievo, fantastico. E quindi, essendo che ho deciso di fare artigianalmente una tiratura limitata di queste stampe, sono riuscita, prima che tutto si disintegrasse, a fare 10 stampe con questa matrice, semplicemente perché volevo vedere fino a che punto riuscivo a portarla senza che l'immagine degenerasse. E devo dire che fino a quella quantità ha retto abbastanza bene. Ora però c'ho lo studio pieno di stampe e effettivamente non avevo pensato a questo dettaglio, quindi ho pensato di metterle in vendita nello shop insieme al file originale, questo qua in digitale. Quindi se foste interessati vi metto qua sotto il link dello shop in descrizione. Quindi insomma, se vi ha sconfinferato, come dire, sono un po' stanca, sono le 7. E niente, davvero una grande soddisfazione, ci vuole tanto tempo, tanta pazienza e anche di mettersi ogni tanto un cerottino se non si sta attenti, però è veramente divertente. Mi è piaciuto tantissimo. Se l'avessi scoperto prima avrei in questo momento la casa piena di stampe, ma l'ho scoperto adesso, quindi ne riparleremo tra un anno. Se foste interessati agli strumenti che ho utilizzato per realizzare queste stampe, questa tecnica, vi metto il link in descrizione. E beh, nulla, quindi vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto e per il resto io vi ringrazio di aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!